L'anno 1789 fu testimone dello scoppio della Rivoluzione francese, un periodo tumultuoso che rimodellò profondamente il panorama politico e sociale della nazione. La Francia, un tempo potente regno sotto il dominio di un monarca assoluto, si ritrovò sull'orlo di un cambiamento. Re Luigi XVI e Maria Antonietta divennero simboli della monarchia decadente. Questa rivoluzione, alimentata da un diffuso malcontento e da un desiderio di uguaglianza, avrebbe cambiato per sempre il corso della storia francese e ispirato movimenti rivoluzionari in tutto il mondo. Figure come Robespierre, Danton e Marat emersero come leader influenti. La Rivoluzione francese fu un evento complesso e sfaccettato, una confluenza di difficoltà economiche, disuguaglianza sociale e oppressione politica. La crisi economica e le rivolte per il pane furono fattori scatenanti. La presa della Bastiglia, il 14 luglio 1789, segnò un momento cruciale in questa lotta rivoluzionaria, simboleggiando il collasso dell'autorità reale e l'ascesa della sovranità popolare. Sfidò l'ordine costituito, mise in discussione il diritto divino dei re e si fece paladina degli ideali di sovranità popolare, diritti individuali e governo rappresentativo. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino ne è la prova. La Rivoluzione francese è una testimonianza del potere trasformativo delle idee e della duratura aspirazione umana alla libertà e all'uguaglianza. Pensatori illuministi come Rousseau e Voltaire influenzarono profondamente il movimento. La sua eredità continua a risuonare nel mondo moderno, ricordandoci l'importanza dell'impegno dei cittadini, la fragilità della democrazia e la continua lotta per una società più giusta ed equa. La Rivoluzione francese ha gettato le basi per la moderna Repubblica francese e ha ispirato movimenti democratici in tutto il mondo. Negli anni precedenti al 1789, la Francia affrontò una grave crisi economica che spinse il suo popolo sull'orlo del baratro. Decenni di spese stravaganti da parte della monarchia, unite a guerre costose e a sistemi fiscali inefficienti, avevano prosciugato le casse dello Stato. Lo stile di vita sontuoso della corte reale a Versailles era in netto contrasto con la situazione del popolo comune, che lottava per sopravvivere tra l'aumento vertiginoso dei prezzi dei generi alimentari e la diminuzione delle opportunità di lavoro. La rigida gerarchia sociale francese, nota come sistema dei tre stati, esacerbava le disparità economiche. Il primo stato, composto dalla nobiltà, e il secondo stato, composto dal clero, godevano di enormi ricchezze, privilegi ed esenzioni dalla maggior parte delle tasse. Al contrario, il terzo stato, che comprendeva tutti gli altri, dai ricchi mercanti ai contadini poveri, sopportava il peso maggiore del carico fiscale. I contadini, che costituivano la stragrande maggioranza del terzo stato, si trovavano in condizioni particolarmente difficili. I raccolti scarsi e gli inverni rigidi portarono a una carestia diffusa, lasciando milioni di persone affamate e disperate. Anche la classe operaia urbana soffriva, con l'aumento della disoccupazione e il costo della vita che saliva alle stelle. I problemi economici alimentarono un crescente risentimento nei confronti della monarchia e dell'élite privilegiata, che sembravano indifferenti alle sofferenze delle masse. Il popolo francese, oppresso dalla povertà e dalla disuguaglianza, iniziò a mettere in discussione la legittimità di un sistema che anteponeva gli interessi di pochi al benessere dei molti. Jacques Necker, il ministro delle Finanze, tentò di introdurre riforme economiche per alleviare la crisi, ma incontrò una forte opposizione da parte della nobiltà e del clero. Figure influenti come Maximilien Robespierre e Georges Danton emersero come leader del movimento rivoluzionario, guidando il popolo verso un futuro incerto, ma pieno di speranza. Mentre la crisi economica si aggravava, il debito nazionale raggiungeva i 4 miliardi di livres, re Luigi XVI prese una decisione fatale. Nel maggio del 1789 convocò gli Stati Generali, un'assemblea rappresentativa dei tre Stati, per la prima volta in oltre 175 anni. Il re sperava di ottenere assistenza finanziaria dall'assemblea
per affrontare la terribile situazione economica del regno. Tuttavia, gli Stati Generali, invece di fornire soluzioni, divennero un catalizzatore della rivoluzione. Il sistema di voto profondamente imperfetto, che concedeva a ogni Stato un voto indipendentemente dalle sue dimensioni, accese le tensioni. Il terzo Stato, che rappresentava la stragrande maggioranza della popolazione, chiese un sistema più equo in cui i voti fossero conteggiati per testa, non per Stato. Quando le loro richieste furono ignorate, il terzo Stato fece un passo coraggioso. Il 17 giugno 1789 si autoproclamò Assemblea Nazionale, un organo legislativo che rappresentava la volontà del popolo francese. Questo atto di sfida segnò una svolta nella rivoluzione, significando la fine della monarchia assoluta e l'emergere di una nuova era di sovranità popolare. La formazione dell'Assemblea Nazionale suscitò l'indignazione del re e degli stati privilegiati. Temendo di perdere il loro potere e i loro privilegi, cercarono di reprimere la neonata Assemblea. Tuttavia, il terzo Stato, incoraggiato dal sostegno del popolo, si rifiutò di fare marcia indietro. Il palcoscenico era pronto per una resa dei conti che avrebbe determinato il destino della Francia. Tra i personaggi influenti di questo periodo c'erano Mirabeau, un oratore carismatico, e Sieyès, autore del famoso pamphlet Che cos'è il terzo Stato? Mentre la tensione a Parigi raggiungeva il culmine, un'ondata di paura e paranoia travolse la città. Si diffusero voci di truppe reali che si ammassavano fuori Parigi, alimentando il timore di una possibile repressione dell'Assemblea nazionale. Il 14 luglio 1789, una folla parigina, spinta dalla paura e dalla rabbia, prese d'assalto la Bastiglia, una formidabile fortezza simbolo della tirannia reale. La Bastiglia, originariamente costruita come struttura difensiva nel XIV secolo, era diventata una famigerata prigione, che ospitava prigionieri politici e presunti nemici della corona. La sua presenza imponente incombeva sulla città, un costante monito del potere assoluto del re e della repressione del dissenso. La cattura di questa fortezza simbolica segnò una vittoria decisiva per i rivoluzionari, dimostrando il potere del popolo quando è unito contro l'oppressione. Accese un'ondata di fervore rivoluzionario in tutta la Francia, ispirando ulteriori insurrezioni contro il feudalesimo e l'assolutismo. In questa insurrezione troviamo personaggi influenti come Camille Desmoulins, che incitò la folla a prendere le armi, Georges Danton, un leader carismatico, e Jean-Paul Marat, un giornalista radicale. Al momento della presa, la Bastiglia conteneva solo 7 prigionieri, ma un arsenale di armi e munizioni che i rivoluzionari speravano di utilizzare per difendersi. Dopo la caduta, la Bastiglia fu smantellata pezzo per pezzo e le sue pietre furono vendute come souvenir, simbolizzando la distruzione del vecchio regime. Tuttavia, la rivoluzione francese non si fermò qui. Maximilien Robespierre, uno dei leader più influenti, divenne una figura centrale durante il regno del terrore. Robespierre, attraverso il Comitato di Salute Pubblica, orchestrò una campagna di repressione contro i nemici della rivoluzione, portando a numerose esecuzioni. La sua politica di terrore culminò in un periodo di esecuzioni di massa, con l'uso frequente della ghigliottina. Tuttavia, il 27 luglio 1794, Robespierre fu arrestato dai suoi stessi colleghi, che temevano di essere le prossime vittime del suo regime di terrore. Il giorno seguente, Robespierre fu giustiziato, segnando la fine del regno del terrore e un punto di svolta nella rivoluzione francese. All'indomani della presa della Bastiglia, la neonata Assemblea Nazionale cercò di instaurare un nuovo ordine politico basato sui principi di libertà, uguaglianza e sovranità popolare. Il 26 agosto 1789 adottò la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, un documento rivoluzionario che proclamava i diritti e le libertà fondamentali di tutti gli individui. Ispirata agli ideali illuministi e alla Dichiarazione di indipendenza americana, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino affermava i diritti naturali di tutti gli uomini alla libertà, alla proprietà, alla sicurezza e alla resistenza all'oppressione. Proclamava che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.
indipendentemente dal loro status sociale o dalla nascita. Tra i personaggi che hanno contribuito alla dichiarazione sono il Marchese de Lafayette, che ha presentato il documento all'Assemblea nazionale, e filosofi illuministi come Rousseau, Montesquieu, Voltaire e Locke, le cui idee hanno plasmato i principi fondamentali del testo. Nel 1791 l'Assemblea nazionale redasse una nuova Costituzione che riduceva significativamente l'autorità del re. La Costituzione privò il re del suo potere di veto assoluto, trasferendo l'autorità legislativa alla neonata Assemblea legislativa. Divise inoltre il governo in 3 rami: legislativo, esecutivo e giudiziario, introducendo un sistema di pesi e contrappesi volto a impedire che un ramo diventasse troppo potente. Il re, che nutriva simpatie per il vecchio ordine e subiva la pressione dei suoi consiglieri, tentò di fuggire dalla Francia nel 1791 per ottenere il sostegno straniero contro la rivoluzione. La sua cattura e il successivo processo erosero ulteriormente la fiducia del pubblico nella monarchia e spianarono la strada all'instaurazione della Repubblica. Nel gennaio 1793 Luigi XVI fu condannato a morte per tradimento e giustiziato con la ghigliottina. La sua esecuzione segnò un punto di non ritorno nella Rivoluzione francese, consolidando la fine della monarchia assoluta in Francia.